Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e ben ritornati per chi già mi conosce. Allora, non so se avete notato, nell'ultima recensione vi ho mostrato degli inizi dei lavori. Alcuni li avete votati, cioè nel senso che mi avete chiesto il tutorial. Uno di quelli più richiesti è stato proprio lo scialle con questo punto. Mantengo la promessa, anche se avrei voluto continuare lo sciallo per farvelo vedere finito, invece come vedete sono arrivata a neanche metà dello scialle. Perché questo è uno scialle in misto seta e quindi lo posso mettere più avanti, quindi ho sospeso un attimo per continuare sul cardigan, che sapete che i cardigan sono i miei preferiti. Mi è venuta un'idea da utilizzare utilizzando questo punto sul cardigan, ma realizzando un qualcosa di personale mio, cioè quindi lo riconoscerete sicuramente quando lo vedrete, e quindi l'ho sospeso un attimo per realizzare il cardigan. Ovviamente però devo mantenere la parola e quindi di conseguenza sono qui a mostrarvi come realizzare questo scialle, che potete fare con tutti i tipi di filato, estivo, invernale, in seta, in mohair, con qualsiasi tipo di filato. Quindi potete farlo come volete voi, della dimensione che volete voi. Io ve lo mostro, vi mostro come lo lavoro con questo tipo di filato, che ha anche delle micro paillette, quindi magari qui non lo notate, ma ci sono, sbrilucica parecchio, soprattutto quando c'è il sole che gli riflette su, e quindi sarà un lavoro che mi servirà per la prossima primavera che arriva. Andiamo a vedere come si realizza questo punto. Io lo realizzerò, ripeto, con questo filato. Al momento ho utilizzato 100 grammi, perché ogni gomitolino è da 50 grammi e ci sono 175 metri in ogni gomitolino di filato. Come vedete, 60 cotone, 30 seta e 10 rayon. Vi metterò il codice di questo filato proprio sotto nel box informazioni se vi piace, ma ripeto, potete utilizzare i filati che avete o che volete. Andiamo a realizzarlo insieme. Proverò a tenere lo scialle qui sotto, vediamo se mi fa i capricci con le riprese, altrimenti lo toglierò. Comunque, quello che dobbiamo andare a fare: prendi il filato, l'uncinetto adatto al tuo filo, nel mio caso è un uncinetto numero 2, e andiamo a fare un cerchio magico. Quindi andiamo ad avvolgere, questa è la codina, andiamo a avvolgere il filo sulle 3 dita, lo teniamo fermo con il mignolo, passiamo l'uncinetto con la testa rivolta verso il basso, prendiamo il filo, quello della codina, vedi quello che è tenuto dal mignolo, lo portiamo in avanti e col filo che va al gomitolo andiamo a fare la prima catenella. Ok, stringiamo un pochino e ne faremo altre 2. In totale noi abbiamo 3 catenelle. Metti il filo sull'uncinetto e entra dentro il tuo cerchio magico, prendi il filo e fai la tua prima maglia alta. Ok, adesso abbiamo 2 maglie alte. Fai 3 catenelle. Rientra nel cerchio magico e devi fare altre 2 maglie alte. Questa è la prima, rientra, fai la seconda e adesso mi fai 3 catenelle. Sei a questo punto. Rientra di nuovo nel cerchio magico e fai di nuovo 2 maglie alte.
ok, così, fai altre 3 catenelle, rientra nel cerchio magico e fai altre 2 maglie alte. Allora, chiudo leggermente perché avevo un cerchione magico, non era un cerchio magico, ma un cerchione magico. Allora, guardami, abbiamo 1, 2, 3, 4 coppie da 2, 2, 3 e 4. Quando arrivi a questo punto hai 4 coppie, come detto, da 2 maglie alte e 3 fori, che sono gli spazi da 3 catenelle. Adesso possiamo chiudere totalmente il nostro cerchio magico. In questo modo. Ora andiamo a fare il nostro secondo giro, quindi partiamo con 3 catenelle. Gira il tuo lavoro, prendi il filo, vai all'interno dell'archetto da 3 catenelle e mi fai 2 maglie alte. Quindi abbiamo 2 maglie alte, mi fai 2 catenelle di separazione, rientra nello stesso spazio e mi fai 2 maglie alte, quindi una e una, 2, ok? Così. Adesso mi fai 4 catenelle, 4. Andiamo nello spazio centrale, quello con le 3 catenelle sottostanti, e andiamo a fare una maglia bassa e di nuovo 4 catenelle. Andiamo nello spazio finale, quello delle 3 catenelle, questo, e andiamo a fare di nuovo il nostro angolino iniziale e finale, che è sempre uguale, che equivale a 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E questo è il nostro secondo giro. Adesso facciamo il nostro terzo giro ed è facilissimo, 1, 2, 3 catenelle iniziali. Si parte sempre con 3 catenelle. Si gira il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e facciamo la parte iniziale. E ripeto, sia quella iniziale che quella finale è sempre la stessa. Quindi iniziamo sempre con 2 maglie alte, 2 catenelle, entriamo nuovamente nello stesso spazio e facciamo le ultime 2 maglie alte dei nostri angolini esterni, questi. Ok, fatto questo andiamo a fare di nuovo 1, 2, 3 e 4 catenelle, andiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, di nuovo 4 catenelle, 2, 3 e 4 catenelle nell'archetto, maglia bassa, di nuovo 4 catenelle, 3 e 4 e andiamo nel nostro angolino finale. E come oramai sai, sarà sempre uguale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio e mi fai 2 maglie alte finali. Ok, e abbiamo già fatto anche il terzo giro. Andiamo a fare il nostro quarto giro, quindi abbiamo già fatto 1, 2, 3 giri, questo è il quarto. Tira su 3 catenelle, 1, 2 e 3, gira il tuo lavoro,
vai ovviamente nel nostro angolino, no? Quindi nella parte iniziale, qui dove c'è l'asolina, questo archetto, e mi fai come sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, andiamo a fare 4 catenelle e blocchiamola con una maglia bassa nel primo archetto. Ora non fare nessuna catenella di separazione, entra nell'archetto centrale e mi fai 9 maglie alte, quindi entri e fai 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie alte. Andiamo nell'archetto successivo senza fare catenelle e blocchiamolo con una maglia bassa. Ora andiamo a fare 4 catenelle, andiamo nell'angolino, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio. Così. Andiamo ora a fare il 1, 2, 3, 4, il quinto giro. 3 catenelle iniziali. Giriamo il nostro lavoro, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso spazio. 4 catenelle. Blocchiamo le 4 catenelle nell'archetto sottostante con una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle. Andiamo adesso a saltare le prime 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Nella quarta entro, prendo il filo e faccio una maglia bassa, quindi salta 1, 2, 3 maglie alte, nella quarta una maglia bassa, a fianco nella quinta una maglia bassa, a fianco nella sesta una maglia bassa, te ne rimarranno 3, 1, 2, 3. In totale avevamo 9 maglie alte, 3 le abbiamo saltate, 3 le abbiamo lavorate con la maglia bassa e 3 le saltiamo. Adesso andiamo a fare 4 catenelle, nell'archetto una maglia bassa, 4 catenelle e andiamo a fare il finale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Scusa. Ok. Andiamo avanti col nostro sesto giro, 1, 2, 3, 4, 5, dobbiamo fare il sesto e non ho ancora ben capito perché sono concentrata nel fare il mio scialle. Non ho ben capito se avete problemi a tenere, io non riesco a vederlo, qui dovrei riguardare, quindi per evitare di fare quell'effetto, avete presente metto a fuoco, non metto a fuoco, ecco, allora togliamolo, così almeno, olè, perché sennò poi mi sgridate. Va bene? Ok, tolgo tutto.
e andiamo a fare il nostro sesto giro. Allora, tiriamo su 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo nello spazio qui del primo angolo a fare sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra e fai altre 2 maglie alte. Perfetto. Fatto questo, 4 catenelle, 4. Andiamo nel primo archetto, maglia bassa. Ora attenta, nel primo archetto maglia bassa, nel secondo archetto mi vai a fare 9 maglie alte, quindi 1, 2, 7, 8 e 9. Quando hai fatto le tue 9 maglie alte per il tuo ventaglietto, vai nella centrale di queste 3 maglie basse, quindi la prima la salti, la seconda la prendi e la terza la lasci. Quindi vai in quella centrale e mi fai la maglia bassa. Ora vai nell'archetto successivo e devi fare 9 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Ok. Nell'archetto che vedi, questo qui accanto, entra senza fare nessuna catenella, entra e fai una maglia bassa. Finisci sempre con 4 catenelle e vai nell'angolino finale a fare le 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. E vedi che iniziano a crescere i nostri ventaglietti. Troppo bello. È un bellissimo punto questo, rispolverato sicuramente, ma mi piace molto come punto. Procediamo, andiamo avanti. Allora andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo giro. Ok. Quindi si parte con 3 catenelle, prese bene però, non così. 1, 2, 3, gira il lavoro, vai all'inizio, proprio nello spazio, qui nell'archetto, e vai a fare le solite 2 maglie alte, sì, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 1, 2, così. Poi quando inizi e quando finisci il giro ci sono sempre le 4 catenelle, non ti puoi sbagliare, quindi fai le tue 4 catenelle, vai nell'archetto e fai la maglia bassa e quando sotto hai i ventaglietti devi fare solo archetti da 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, salti 3, 1, 2, 3, nella quarta entri e fai una maglia bassa, nella quinta entri e fai una maglia bassa, nella sesta entri e fai una maglia bassa, praticamente nelle 3 maglie centrali, ne lasci 3, ne lasci 3 e ne lavori 3, quelle centrali. Ok? Te lo faccio rivedere. 1, 2, 3, 4 catenelle per separarci, lascio 3, 1, 2 e 3, o ne salto 3, ok? Poi vai nella quarta e fai la prima maglia bassa, a seguire una maglia bassa e a seguire una maglia bassa. In totale sono 3. Finisci sempre, no, non abbiamo ancora finito, 2, 3 e 4. Vai nell'archetto e fai una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, vai a finire completando con le 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra
2 maglie alte. Ok, quindi come vedi questo è il giro con solo archetti formati da 4 catenelle che si concatenano, quindi 4 catenelle nel primo archetto, 4 catenelle sopra il ventaglio, mi faccio le 3 maglie basse, 4 catenelle, stessa cosa, 4 catenelle concateno qui, 4 catenelle e vado a fare il finale. Ok, in poche parole, amiche che mi seguite, in poche parole, questo splendido punto è formato solo da 2 giri. Il primo giro è questo con gli archetti da 4 catenelle, il secondo giro è quello con i ventaglietti. Lo faccio ancora una volta con voi e poi dovete semplicemente continuare fino a che non diventa ampio e grande quanto volete. Quindi andiamo a fare ancora un giro insieme. 1, 2, 3 catenelle, quindi quando inizierai sempre con 3 catenelle e girerai il lavoro. Entrerai nella prima, che poi è il nostro, chiamiamolo angolino, io lo chiamo angolino solo per farvi capire dove siamo, e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo sempre. Questo sempre. Inizio e fine e sempre con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi iniziare ovviamente devo fare le 3 catenelle, cioè per iniziare il giro, ok? Devo sempre fare le 3 catenelle. Allora, andiamo avanti così vi faccio vedere ancora una volta. Andiamo a fare 4 catenelle, 3 e 4. Quindi e scendo con una maglia bassa. Se hai notato, nella parte centrale, iniziale del lavoro e finale ci sono sempre le 4 catenelle, sempre. Quindi non puoi sbagliarti. Quando tu devi iniziare il giro, per esempio adesso con i ventaglietti, hai le 4 catenelle iniziali dove farai poi, dove bloccherai le 4 catenelle nell'archetto sottostante. Quando finisci il lavoro, qui avrai la maglia bassa, 4 catenelle per raggiungere la fine, quindi il nostro angolino. Ok? Quindi abbiamo fatto le 4 catenelle bloccate con una maglia bassa nell'archetto sottostante. Ora qui, nel primo che tu vedi, questo, nascerà il nostro ventaglio da 9 maglie alte. Quindi vai a fare 9 maglie alte in totale. Io ne ho già fatte 4, sono a 7, 8 e 9. Quando hai fatto le 9 maglie alte, vai nella maglia bassa centrale, 1, 2, 3, questa, quella centrale, sarebbe poi la seconda, quella centrale, e fai una maglia bassa. Nell'archetto che vedi qui, che sarebbe quello centrale, fai di nuovo 7, no, sì, 9 maglie alte. Il 7 da dove mi è arrivato adesso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finite le 9 maglie alte, vai nella maglia bassa centrale, che sarebbe la seconda, 1 e 2, quindi questa, e fai una maglia bassa. Ripeti adesso qui nel penultimo, vedi, devi lavorare fino al penultimo, come l'inizio. Fino al penultimo ripetiamo, quindi 1, 2, devi farne 9, 8 e 9. Andiamo a bloccare nell'archetto successivo con una maglia bassa. Ecco qui
devi fare sempre, anche qui, come ti dicevo, all'inizio farai sempre 4 catenelle per formare l'archetto, alla fine farai sempre 4 catenelle per formare l'archetto finale, quindi 1, 2, 3 e 4. Questo ci sarà sempre insieme all'inizio e la fine, quindi all'inizio, che sono 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e la fine stessa cosa. Quindi entreremo al centro di questo piccolo ventaglietto che è il mio angolo e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e finisce così il nostro la nostra riga, ok, il nostro giro finisce così. Per ricominciare devi ripartire sempre con le famose 3 catenelle che sostituiscono poi una maglia alta. Girerai il lavoro e facciamo l'ultimo giro insieme. Allora, andiamo sempre in partenza con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e 4 catenelle. Queste devi sempre metterle in conto, che formano il mio primo archetto, che bloccherò nel primo archetto sottostante. Così, ok? Questo ci sarà sempre, fino alla fine del nostro scialle. Poi, e questo, noi abbiamo già fatto il giro dei ventagli, ora dobbiamo fare il giro degli archetti, quello più veloce. Quindi 1, 2, 3 e 4, le catenelle sono sempre 4, tranne all'inizio e alla fine, che qui abbiamo solo 2 catenelle di separazione. Andiamo, lasciamone 3, 1, 2 e 3 maglie alte. Nella quarta entri e vai a fare una maglia bassa, in quella successiva una maglia bassa, in quella successiva una maglia bassa, totale 3. Di nuovo 1, 2, 3, 4 archetti. Sì, 4 catenelle. Dai, saltiamo 1, 2, 3 maglie alte, andiamo nella quarta, maglia bassa e maglia bassa. 3 maglie basse in tutto. 1, 2, 3, 4 catenelle, saltane 3, 1, 2, 3, nella quarta, nella quinta e nella sesta. Ti stavo aspettando. 1, 2, 3, 4. Adesso vai nell'archetto, vedi, ce n'è solo più uno, ciò vuol dire che io vado nell'ultimo, faccio la mia maglia bassa e poi 1, 2, 3, 4 e finisco il mio giro con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1 e 2. Quello che tu noterai, e questo sarà anche il mio giro finale, io finirò con questi archetti, finirò il mio scialle con questi archetti, perché posso anche finire, se voglio, con i ventaglietti, poi vedete voi come più vi piace. Io preferirò finirlo, preferisco finirlo in questo modo, ok? Poi vedete voi se volete fare una bordura, come più piace a voi. Ti stavo dicendo, come vedi, da un ventaglio poi se ne creano 2, poi se ne creano 3 e poi andando avanti si formeranno tantissimi ventagli. Ovviamente più è sottile il filato, più lentamente andrete avanti, ma più raffinato sarà il lavoro e più compattato anche il lavoro, quasi una trama, non lo so, no, mi piace tantissimo, proprio tantissimo come viene con questo tipo di filato sottile. Quindi come vedi gli archetti ce ne saranno sempre di più. Tutto ciò che tu devi fare per riassumere, ecco che è proprio, forse sono riuscita a fare un breve tutorial, per riassumere è un giro di ventagli e un giro di archetti.
Se ti sei dimenticata o dimenticato come fare, basta semplicemente tornare indietro al punto in cui vuoi una spolverata, ecco, di come partire o di come realizzarlo, ma la sequenza è questa. Quindi ho voluto farvi proprio un breve tutorial per chi me l'ha chiesto, perché ci tengo, ecco, quando mi chiedete qualcosa, se posso, cerco di farvi vedere. Poi qui è talmente semplice che potete veramente con il là andare avanti senza problemi. E visto che vi avevo fatto vedere l'inizio, ho voluto proprio farvi il tutorial. Quindi andate avanti eh, come vi ho mostrato. Come vedi, il davanti e il retro è difficilmente visibile, quindi volendo può essere anche un double face, sì, potrebbe tranquillamente esserlo. Mi dispiace non riuscire a farvi vedere tutti gli sbrillucci che ci sono. Come dicevo, sono queste paillette, non so se riesco a farvele vedere, sono microscopiche e morbidissime, quindi non si sentono sulla pelle neanche per una tignosa come me, che fa fatica proprio con ogni cosa. Se dovessero, ehm, se fosse stato una paillette che dava fastidio, devi credermi, l'avrei detto. E come? Invece questa è una pagliettina dove proprio non si sente, non dà nessun fastidio. Peccato che devo fermarmi qui con questo scialle, ma ho in previsione un cardigan che in questo momento, nel momento in cui ti sto mostrando lo scialle, in questo momento mi sta catturando veramente, cioè mi sta piacendo tanto, quindi mi sa che sarà uno dei prossimi tutorial. Per ora sto andando avanti, sono solo all'inizio, quindi devo vedere poi nel proseguo come viene, però spero di riuscire ad andare avanti con quel tutorial perché è veramente veramente grazioso. Fatemi sapere se vi è piaciuto, anche se è un punto conosciuto, se sono stata abbastanza chiara. Io lo spero sempre, ogni volta lo spero, e e ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio a tutti, ciao, grazie di essere stati qui con me.